È stato un vero privilegio per me oggi poter passeggiare per le strade di Matera e pensavo che noi da italiani quasi prendiamo per scontato posti così magici, dove veramente il nostro passato, un passato glorioso e antico, è lì e lo vediamo e ci viviamo ancora in mezzo. E non è solo una cosa italiana, perché è proprio il Mediterraneo, che spesso è chiamato la culla della civilizzazione. Io, lavorando ad Al Jazeera, spesso vado anche nei paesi della sponda sud del Mediterraneo. E ovviamente cosa c'è? C'è l'antico Egitto, ci sono i territori palestinesi, Israele, la Terra Santa, la Siria, dove Aleppo credo sia la città dove c'è stata abitazione continua più antica in tutto il mondo, e anche magari restando dalla sponda europea, e poi vediamo anche la Grecia con la sua storia. Però mi ha fatto anche pensare che un passato glorioso non è ovviamente una garanzia di un buon presente e forse anche di un buon futuro. Perché guardiamo questi paesi. L'Egitto che sta cercando di avere una democrazia che funzioni, che sia giusta e che fino ad ora più o meno sta fallendo. La Siria non ne parliamo neanche, straziata da una guerra civile che ormai va avanti da anni e non si vede fine. La Grecia, colpita dalla crisi, ma una crisi così profonda che veramente sta sfibrando la società della Grecia. E anche noi sappiamo bene che noi stiamo avendo dei seri problemi in questo paese, noi la chiamiamo crisi economica, forse si potrebbe anche chiamare una metamorfosi, perché credo che la crisi abbia evidenziato che c'erano dei nostri problemi di sistema che non funzionava. E chi sta decidendo per noi? Beh, i giovani. Si dice sempre, vero, che l'Italia non è un paese per i giovani. Deve essere strano per me essere un giovane per le strade di Matera, camminare e vedersi circondati da questo passato così glorioso, così antico, però sentire anche allo stesso tempo una depressione per il futuro, sentirsi sempre quasi sfortunati di essere nati in un periodo che tutti dicono sia di crisi. Perciò cosa stanno facendo questi ragazzi? Beh, tanti di loro se ne stanno andando. Io vivo a Londra da 20 anni e veramente gli ultimi anni sono stati impressionanti. Io sento italiano ovunque, avvocati, banchieri, il ragazzo che fa il caffè, c'è anche ad Al Jazeera nel nostro dipartimento di finanza una ragazza italiana, perciò veramente stanno arrivando in tantissime. Io sono una grande fan di fare delle esperienze di lavoro all'estero, ma questo è diverso, questa non è la fuga dei cervelli, questa è la fuga di tutti, perché non vedono più un futuro qui. E cosa stanno andando a cercare a Londra? Stanno cercando quella parola magica che noi sentiamo tantissimo nel nostro discorso nazionale qui in Italia. E quella parola è meritocrazia. Noi vediamo la meritocrazia come la soluzione a tanti dei nostri mali, forse a tutti dei nostri mali, iniziando ovviamente dal nepotismo, che noi sappiamo benissimo deve cambiare, che noi sappiamo non sta dando le vere possibilità al nostro paese. Ma a mio avviso, e lo dico dopo 20 anni a Londra e una vita all'estero, sfortunatamente, mi è sempre mancato l'Italia, non ho preso io la decisione di andarmene, però con la famiglia siamo andati via quando avevo solo 8 anni. E io credo che nel discorso nazionale italiano si sia frainteso cosa sia in effetti la meritocrazia, perché è visto come antidoto al nepotismo, è visto come antidoto a tutto, è visto come la nostra soluzione, è vista come una cosa positiva e lo è, ma non è solo una cosa positiva, perché la meritocrazia ha anche un lato negativo, perlomeno un lato spietato. Perché la meritocrazia, come la intendo io, non premia i bravi. La meritocrazia non premia chi ha studiato. Alla meritocrazia non importa niente se hai preso 110 lode. La meritocrazia non premia chi lavora duro e in un certo senso la meritocrazia non premia chi se lo merita. La meritocrazia premia i migliori e agli altri vanno gli avanzi. A Londra arrivano 5.000 persone nuove che si trasferiscono a Londra ogni settimana. E molto è un'immigrazione, chiamiamo insomma, di livello istruito e tutti si stanno mettendo in gara. A Londra ci sono tante opportunità, ma quando c'è un lavoro, mettono una richiesta di lavoro, 1000 domande, il lavoro lo andrà a una persona, il o la migliore. E perciò per me
è molto fuorviante parlare di meritocrazia se non si parla anche delle sue due sorelle gemelle, forse non identiche, ma sicuramente sorelle gemelle, competizione e ambizione. Io a volte parlo con dei ragazzi italiani che vengono a Londra e mi chiedono: Barbara, ma io non capisco cosa tu stai dicendo, cosa vuol dire competizione? Io vedo questo lavoro, mando il mio curriculum, cos'altro dovrei fare? E ci ho pensato molto, insomma, alle domande, alle risposte che cerco di dare, e mi ha fatto venire in mente un litigio che io avevo avuto tantissimi anni fa, quando avevo 20-21 anni, con un amico che si chiama Matteo, italiano, molto più italiano di me, nel senso che lui anche ha viaggiato ora dopo, ma lui è nato e cresciuto in Italia, e parlavamo del compito in classe. E io avevo confessato che non solo ero una tale secchiona che non avevo mai copiato, però anche che io non avevo e non avrei mai lasciato copiare un compagno il mio compito, perciò non avrei aiutato un compagno di classe facendogli copiare il mio compito. Apriti cielo. Matteo me ne ha dette di cotte e di crude. Ma che antipatica che sei, ma che male ti fa, perché non dovresti aiutare un amico? E poi mi diceva: sai, non sai mai quando sarai tu che avrai bisogno dell'aiuto. E ci ho pensato molto, perché quando si litiga con un amico, che voglio dire che siamo ancora amici ora, perciò la nostra amicizia ha sopravvissuto quel litigio, però quando litighi con un amico per una cosa così basilare, allora pensi: beh, sono io allora che ho sbagliato, lui, cioè com'è che siamo così diversi? E allora io ho pensato, dopo anni ci sono arrivata, che era basato sul fatto che io, avendo fatto le scuole anglosassoni, durante tutta la mia istruzione accademica, i voti che venivano dati a noi erano dati in maniera molto diversa di quanto venivano dati a Matteo, che ha fatto la scuola italiana. Per Matteo metti in un compito in classe il voto è su 100, perciò non so, dal 60% è sufficienza, 70, 80 buono, molto buono, se hai il 90% in più e hai il voto ottimo. Ed era basato su quello che facevi tu, non era basato sul tuo voto relativo al voto degli altri. Io invece, nella scuola inglese internazionale che ho fatto, il mio voto era un po' così. Questo si chiama modello di valutazione accademica anglosassone con curva gaussiana, una maniera molto complicata per spiegare che il mio voto invece era relativo al voto dei miei compagni di classe. Perciò qui, diciamo, su 30 ragazzi, una classe di 30, come vedete dalla parte, insomma, destra, solo il 10% avrebbe avuto il voto ottimo. Perciò su 30 ragazzi solo 3 avrebbero avuto il voto ottimo. E non importava, perché tutti i voti venivano messi su questa curva, dove la maggioranza era nel mezzo, c'era l'insufficienza e l'ottimo, però solo una certa percentuale sarebbe stata eccellente. Cosa voleva dire allora? Che tu potevi avere 99% come risultato di un compito in classe, ma se c'erano 3 persone con 100%, tu non avevi il voto ottimo. Questo spiega perché copiare è socialmente accettabile nel sistema italiano, e io sto usando l'esempio del compito in classe, poi insomma sappiamo che a volte si può adattare in altre situazioni. Socialmente accettabile in Italia e non qui, perché se fai copiare l'amico in Italia, tu sei il simpaticone, tu sei l'amico che ha aiutato l'altro e voi due insieme contro il sistema avete vinto e non avete danneggiato nessun altro. Se io qui ho uno dei voti ottimi, aiuto un amico o amica che avrebbe avuto la sufficienza, col mio aiuto salta al molto buono, non è più un crimine senza vittime, perché la gente dietro di lui vedrà il suo voto abbassato perché io ho lasciato copiare. E allora far copiare non è più socialmente accettabile, l'opposto, io non sono più la simpaticona della classe, io sono la cretina che sta danneggiando i voti di tutti gli altri per aiutare qualcuno che alla fin fine non ha studiato. Ora, questo può sembrare un esempio un po' sempliciotto, però questo mostra come la competizione nel sistema anglosassone, dove io ho fatto le scuole, viene insegnata io letteralmente a 9 anni. Mi davano questi voti. Perciò viene inculcata. E io noto molto che i ragazzi italiani non sono abituati a questo, perché questo continua non solo alla scuola, tutte le università in America e nel Regno Unito sono a numero chiuso, perciò devi sempre fare domanda, è sempre una competizione, quando fai domanda devi dare i voti e le scuole mostrano sempre nella pagella se tu sei nel top 10%, se tu eri fra i migliori.
Gli italiani non sono abituati a questo, mi dispiace molto dire che quando io vedo arrivare il loro curriculum, perché certi me li mandano ad Al Jazeera, interessati al giornalismo, semplicemente se hanno il mio contatto per chiedere un consiglio che io sono più che contenta di dare, anzi è un onore, però si vede che non ci sono abituati, perché la verità è che i curriculum dei ragazzi italiani mostrano che loro non sono per niente abituati a competere. Non c'è frase che mi fa arrabbiare di più di quando io accendo un talk show in Italia e si sente la frase sì, a Londra c'è meritocrazia, basta solo il curriculum. Bene, allora io ora vi mostro il curriculum che mi è arrivato un paio di mesi fa da una ragazza italiana, ma in un certo senso ancora meno italiana di me. Lei si chiama Costanza Maio, lei è nata a Perugia da genitori italiani che però si sono trasferiti in Philadelphia, in America, quando lei aveva solo 6 anni. Permettela così, il suo accento italiano è ancora peggio del mio. Comunque, ecco qui il suo curriculum. Costanza ha ora 21 anni, qui 20. Allora, qui vediamo tutta l'istruzione. Lei ora all'Università di New York e ha fatto vari stage ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti e poi anche a Parigi, anno sabbatico in Spagna. E questo non è vacanza studio figli di papà, queste sono tutte borse di studio e cose gratis che lei ha vinto, perciò. Ma questa è solo la prima pagina, questa è istruzione, premi e borse di studio. Costanza mi mostra subito dove e quando lei è stata eccellente. Se vediamo la seconda entrata, quando dice Dean's List, quella di cosa parlavo prima, il 10% al top di una scuola. Oh, continua. Guardate lì il premio impatto globale col Build On, che è un'organizzazione non governativa, perciò con cui lei ha lavorato spesso, perciò non era solo ovviamente cose pagate. Qui vediamo le esperienze professionali. Se vedete in basso sulla destra, vedete che inizia a 18 anni la prima esperienza professionale. E vedete anche la seconda è Casa Italiana a New York, che credo che se andiamo a New York ci dovremmo passare, e da quanto lei mi ha detto, lei praticamente era alla reception. Perciò non lavori che avevano un impatto con i suoi studi o che lei, insomma, si vedeva lì il suo futuro, ma esperienze di lavoro. E continua, esperienze internazionali, anche qui vedete 19, 18, 18 anni, la prima è andata in Mali, in Africa, a 15 anni, per 2 settimane. E qui esperienze extra-accademiche, tutte le cose che faceva oltre lo studiare, che le università in America guardano perché vogliono vedere gente che è veramente attiva, non solo, sai, può magari non essere il massimo accademicamente, però può avere altri interessi. E qui le sue competenze alla fine me lo mette, insomma le lingue ovviamente, ha studiato e mi fa vedere. Ma quello che è veramente impressionante il curriculum di Costanza, guardatelo così, guardate le colonne. Perciò la colonna a sinistra è dai 15 ai 17 anni, poi l'altra colonna 18 anni, 19 anni, 20 e 21. Ha solo un'entrata perché quando l'ho fatto aveva appena compiuto 21 anni. Guardate la colonna di sinistra, 15-17 anni. Questi sono lavoretti, o quello che noi definiremo lavoretti, ma sono esperienza. Ed è anche la colonna, in un certo senso, più farcita di cose. Da quella colonna dipendono tutte le altre colonne. Ora io vi dico una cosa, quando io vedo i curriculum dei ragazzi italiani che mi mandano i curriculum a Londra, quella colonna non esiste. E non esiste neanche veramente 18-19 anni, o se esiste è minima. E ora io lo so che è molto difficile in Italia, per una questione di mentalità, e noi non ci siamo abituati. Io so che molte famiglie vedono anche, insomma, far lavorare i ragazzi da giovani in maniera un pochino negativa. So anche che è molto difficile avere uno stage. Parlavo con Beppe Severnini del Corriere della Sera, un mio caro amico e collega, e lui mi ha detto una frase che mi ha fatto ridere, che è più facile far entrare un giaguaro nella redazione del Corriere della Sera che non un minorenne. Perciò io so che ci sono tante difficoltà, però ogni volta che mi arriva un curriculum di un ragazzo italiano, e io ho sempre l'istinto, giustamente o forse no, di voler aiutare un italiano, il legame di sangue. Però quando io lo vedo e vedo che è abbastanza sgualcito, c'è una parte di me che vuole chiedere, nell'estate dai 15 ai 17 anni, perché tutta quell'esperienza è estiva, dico, nell'estate dei 15, 16, 17 anni, eri per 3 mesi sotto l'ombrellone con famiglia e amici? Nell'estate dei 18 anni, eri sotto l'ombrellone con famiglia e amici per 3 mesi? L'estate 19, 20, 21 anni eri per 3 mesi sotto l'ombrellone con famiglia e amici, perché se eri sotto l'ombrellone per tutti quegli anni, per 3 mesi,
non so se hai veramente diritto di piangere a 23 anni perché non ha nessuna esperienza lavorativa e non riesce a trovare uno stage. Questa non lo dico mai ai ragazzi italiani perché io so il contesto, ma la realtà è che loro magari mandano il curriculum a me e io sono italiana, capisco e magari aiuto, ma lo stanno, se sono a Londra, lo stanno mandando a gente che non è italiana e loro non capiscono. E quella è la mentalità che daranno. Questa è la competizione. E io ho chiesto a Costanza, che vi prometto Costanza, cioè, vedi il curriculum, mi sembra una super antipatica, invece gentile, brava e tanto carina. E io le ho chiesto, ma Costanza, cos'è che ti ha spronato già quando eri piccolina a fare queste cose? E dice, beh, l'ambizione. L'ambizione. Altra parola che non si sente mai nel discorso italiano. Io mi ricordo una volta alla RAI, ho chiesto, parlavo con una collega, non so di cosa parlavamo, io ho detto, beh sai, poi io sono ambiziosa, lei ha fatto, shh. Ho detto, perché? Non puoi dirlo. Dico, perché non posso dirlo? Veramente così bisbigliavamo. Le fa, perché sembra brutto. Perché nel nostro discorso essere ambiziosi sembra brutto, sa un po' di arrivismo, sa un po', sai, di andare a sgomitare, di olgettine, poi se sei una donna e dici che sei ambiziosa hai voglia. Però l'ambizione è chiave, l'ambizione, perché in tutto questo discorso, un'altra parola che viene fuori nel discorso italiano, sa un po' di privilegio, vero questo? Tutte queste esperienze di lavoro all'estero. Quello che io sto descrivendo è la versione, diciamo, forse europea del sogno americano. Il sogno americano chi era? Erano i nostri antenati, perché mia mamma è siciliana, io sono metà siciliana. I nostri antenati non di secoli fa, del secolo scorso, anche forse solo dopoguerra, che non avevano niente, avevano capito che qui non avrebbero avuto futuro e l'ambizione li ha spinti ad andare in America senza niente. E la competizione, la meritocrazia ha fatto sì che ora, dopo 2 generazioni o quel che sia, si sentono nomi italo-americani in tutte le posizioni più alte in America. Quella è l'ambizione, non ha niente a che fare con il privilegio, è l'opposto del privilegio. È la maniera per riuscire a sfondare se non sei nato con la fortuna. Ora ci sono 2 ragioni. Ci sono 2 ragioni per la quale io ci tenevo di parlare di queste cose. Una perché veramente mi colpisce quello che sta succedendo con tutti i ragazzi italiani che arrivano a Londra. Un paio di settimane fa ne avevo un uomo di 31 anni, ragazzo, un uomo di 31 anni, che si è messo a piangere al telefono perché veramente è così duro scontrarsi contro questo muro, soprattutto quando già si è lasciato l'Italia con un po' di amarezza. Perciò ci tenevo un po' a spiegare, ma non è solo una questione di chi va, perché il vero lavoro è da fare qui e l'Italia è da cambiare qui e da cambiare ora. E forse questo sistema forse non è giusto per noi. Perciò io credo che ci sia bisogno di un discorso di meritocrazia, di usarlo in maniera giusta e di usarlo in maniera nostra. Noi non vogliamo essere una brutta copia di paesi come il Regno Unito e l'America, ma vogliamo essere una versione più giusta, più competitiva della nostra cultura, per un futuro consapevole Italian style. Grazie.